Io. Piacere, il mio nome è Isira. Insolito e a me piace moltissimo. Dicono che potrebbe derivare da una parola sanscrito-vedica, con un significato di forza vitale, e il suo onomastico è il 1° novembre. Il numero fortunato è il 17. Confermo perché tra le mie prime incarnazioni fui un giovane maschietto propenso allo studio e alla solitudine, e per tali caratteristiche la comunità mi affidò l'interminabile e preciso lavoro di stesura di una delle composizioni sanscrite più rilevanti, il Rigveda, una raccolta di avventure dell'individuo sulla Terra. Devo ammettere però quanto fu più divertente il periodo trascorso tra i Sumeri. Anche in quella esperienza mi scelsero per incidere tutti quei caratteri senza spaziature, e sotto i baffi quante risate mi fece sapendo che nei secoli a venire la traduzione di questa scrittura, appiccicata, avrebbe creato molto trambusto. E chi meglio di Mauro Biligno può spiegarlo e testimoniarlo attraverso i suoi libri? Il mio numero fortunato è il 17, nonostante la tradizione ci abbia fatto credere nella sfortuna di tale cifra. Mai sedersi al posto 17, mai affittare una stanza d'albergo con tale numerazione. E avete fatto caso che alcune compagnie aeree e altrettanti hotel lo abbiano eliminato totalmente, passando dal 16 al 18? Ma non finisce qua perché il diluvio universale, che è stato collocato il giorno 17 del secondo mese, insieme alla morte di Gesù Cristo, catalogata di venerdì, hanno creato un connubio tale da determinare panico e paura, tristemente inciampate nella nota superstizione di questo terrificante 17. E a peggiorare la situazione già deplorevole ci si è messo il Medioevo, con i suoi numeri romani, rappresentando la cifra con 17, ma spesso confusa con il suo anagramma VIXI, che in lingua latina significa vici, termine comunemente utilizzato sulle lapidi per indicarne la vita decorsa e quindi associato al significato di morte. Povero e splendido numero primo, cosa non si sa di te e che forse sarebbe meglio divulgare solo per irrompere in queste inutili superstizioni, vivendo così con più frivolezza. E allora eccomi a raccontarvi la storia di una combinazione di due cifre che regalano positività. Infatti il numero 1 si riferisce a nuovi inizi, alla individualità, non intesa come solitudine, ma alla propria leadership, alla propria autostima e capacità di affermarsi e quindi realizzare se stessi. Il numero 7 associato annuncia il risveglio spirituale ed è illuminante. Parla di saggezza e delle proprie capacità psichiche, con conseguenti manifestazioni dei propri desideri. La somma delle due cifre dà 8. Non credo di dover entrare nello specifico di tale numero noto a tutti come infinito. Con queste informazioni vi invito a uscire dalla stanza ombrosa abitata dalla superstizione per trasmutare il pessimismo in ottimismo e le credenze in conseguenze, trasmutare il bronzo in oro come gli alchimisti insegnano, perché il percorso è intrinseco di difficoltà, ma la volontà
regala una meta piena di lingotti brillanti. E sia chiaro, non lo faccio facile, lo faccio e basta. Trasmutare, gente. 16 giugno 1968. Sono un gemelli tostissimo, determinato, caparbio come la zia e piena di sogni e motivazioni. La data, l'orario di nascita, il nome e il cognome hanno un preciso significato in ognuno di noi, come ogni elemento che avvolge e impregna la nostra vita. Tutto ha una energia particolare che influisce sulla personalità individuale. E lo sapevano i latini affermando nomina sunt homina. I nomi sono gli uomini. Lo stesso Origine spiegò quanto i nomi non siano attribuiti alle cose per convenzione, ma per un rapporto profondo e misterioso con gli oggetti stessi. Ai giorni d'oggi Raffaele Morelli afferma: i suoni che abitano dentro di noi, il nome con cui ci chiamano e chiamiamo noi stessi, può influenzare profondamente la nostra salute e il nostro modo di essere. Ora vi racconto come sono nata. Un bel giorno Paolo ha chiesto a Monica di regalargli un figlio e lei non ha esitato un solo istante, abbracciandolo e promettendogli il dono desiderato. Quella stessa sera fecero l'amore e io fui lì immersa nell'ennesima esplosione di vetrine di luce e energia, sprigionati in tutta la stanza da quelle due anime che si amarono con i loro corpi al seguito. Uno scenario di puro sentimento. 9 mesi dopo arrivai in questa famiglia. Oggi, mentre scrivo, ho per l'esattezza 54 anni. Fisicamente in normolinea, sono alta 1,75 m e i miei capelli sono lunghi, ricci e castani, occhi grigio-verde. Ciò che più mi piace del corpo che ho vagliato di prendere in prestito per questa esistenza sono le spalle pronunciate, ma non mascoline, dritte e degne di una donna che sa portare i pesi del suo bagaglio.